Ghostbusters, Acchiappafantasmi è un film del 1984 diretto da Ivan Reitman e interpretato da Bill Murray, Dana Aykroyd, Harold Ramis, Sigourney Weaver e Rick Moranis. Nella New York di metà anni 80, 3 ricercatori universitari della facoltà di parapsicologia, Peter Venkman, Raymond Stantz ed Egon Spengler, studiano senza alcun risultato i fenomeni paranormali che si susseguono in città con sempre più frequenza. Per il rettore sono dei falliti e così vengono licenziati. Ideato un macchinario in grado di intrappolare gli spettri, i 3, ai quali presto si aggiungerà Winston Zeddemore, aprono un'agenzia investigativa sui fenomeni paranormali, offrendosi come acchiappafantasmi. Dopo il grande successo dei Blues Brothers, Dana Aykroyd scrisse una sceneggiatura su una storia che sarebbe calzata a pennello per lui, il suo grande amico John Belushi ed Eddie Murphy. La storia verteva su 3 cacciatori di spettri che viaggiavano nello spazio e nel tempo per dare la caccia a fantasmi giganti. Una prima bozza di sceneggiatura col titolo provvisorio di Ghost Smashers venne portata da Aykroyd a Ivan Reitman. Il regista era già impegnato, ma quando in seguito vide la sceneggiatura completa, diede la sua disponibilità. La fase di preproduzione del film fu travagliata, specie per la scelta degli attori e per la stesura della sceneggiatura modificata innumerevoli volte. Innanzitutto per la rinuncia di Eddie Murphy, che preferì girare Beverly Hills Cop. La parte di Winston Zeddemore era stata scritta appositamente per lui e nella storia originale questo personaggio aveva molta più importanza. È a causa della rinuncia di Murphy il motivo per cui Zeddemore compare a metà film ed è in fondo irrilevante. La tragica e improvvisa scomparsa di John Belushi, che avrebbe dovuto interpretare Venkman, il ruolo principale del film, complicò ulteriormente le cose. Per sostituirlo, la produzione prese in considerazione Chevy Chase e Michael Keaton, che rifiutarono, e Steve Guttenberg, che però era impegnato con Scuola di Polizia. Aykroyd suggerì allora Bill Murray. L'attore, tuttavia, era impegnato a cercare i soldi per produrre Il filo del rasoio, film che aveva contribuito a scrivere. Per convincerlo ad accettare il ruolo di Venkman, la Columbia Pictures si impegnò a produrre Il filo del rasoio. Il film, uscito pochi mesi dopo Ghostbusters, si rivelerà un flop pazzesco. Per il ruolo di Spengler furono vagliati Christopher Walken, John Lithgow, Christopher Lloyd e Jeff Goldblum, ma alla fine Harold Ramis tenne la parte per sé. In origine, Louis Tully, il vicino di casa di Dana, era un elegante uomo d'affari e la parte era stata scritta appositamente per John Candy. Quest'ultimo però pretese di caratterizzare a modo suo il personaggio perché secondo lui faceva ridere poco, caricandolo di un accento tedesco e affiancandogli 2 schnauzer. Candy si impuntò e venne fatto fuori. Aykroyd e Ramis cambiarono radicalmente il personaggio, divenuto un geniale imbranato, e la parte venne affidata a Rick Moranis. Completato il cast con Sigourney Weaver, cominciarono le riprese, che durarono complessivamente 15 settimane, a cavallo tra l'ottobre 83 e il febbraio 84. Dopo aver scartato Ghost Smashers e Ghost Stoppers, la Columbia Pictures decise di far partire le riprese senza un titolo definitivo. Dopo 3 settimane venne scelto Ghostbusters. 2 settimane più tardi, la Filmation, una piccola casa di produzione, fece notare che aveva già usato quello stesso titolo per una serie televisiva uscita con scarso successo nel 1976. Per evitare di buttare tutto il materiale fin lì girato, la Columbia arrivò ad un accordo valido però esclusivamente per la realizzazione di un film. Quando Ghostbusters cominciò a sbancare i botteghini, la Filmation fiutò l'affare e si affrettò a produrre una serie a cartoni animati con lo stesso titolo, ma ovviamente con i personaggi della serie televisiva del 76. La Columbia, sapendo di non poter fermare la Filmation, decise di produrne una a sua volta con i personaggi del film. Entrambe le serie furono completate nel 1986 e debuttarono a 5 giorni di distanza l'una dall'altra, generando non poca confusione in TV. Reitman non incontrò particolari difficoltà durante le riprese. La fatica maggiore per il regista semmai era di riuscire a tenere a bada un cast di comici dalla battuta facile abituati ad improvvisare. Quello che poteva essere un problema si è rivelato il punto di forza del film. Quasi tutte le scene sono state infatti improvvisate dai protagonisti. L'esempio più incredibile è rappresentato dalla scena della festa a casa di Louis, girata con un unico piano sequenza, doveva essere solo una prova e invece venne inserita completamente nel montaggio finale. L'incarico di comporre la canzone dei titoli fu affidato a Ray Parker Jr., che trasse ispirazione da uno spot, visto in una TV locale, che mostrava l'improvvisa rottura di una tubatura e una squadra di idraulici che eseguiva il pronto intervento.
Parker compose e arrangiò il tema del film in una notte, registrando i cori con le voci della sua ragazza e di qualche amico. Poche settimane dopo l'uscita del film, Huey Lewis accusò di plagio Ray Parker Jr. perché la canzone ricordava I Want a New Drug, composta l'anno precedente e inserita nell'album Sports. I due raggiunsero un accordo economico, senza arrivare in tribunale. La canzone, nel cui video figurano molti attori, tra cui Chevy Chase, Danny DeVito, Irene Cara, John Candy e Carly Simon, fu anch'esso un successo strepitoso e ottenne anche la nomination agli Oscar 1985, ma le venne preferita è Just Call to Say I Love You di Stevie Wonder. Vediamo ora qualche curiosità sul film. Poco dopo l'uscita di Ghostbusters, per mantenere vivo l'interesse, Reitman girò un trailer molto simile a quello che si vede nel film, ma con un numero di telefono reale. La gente, incuriosita, chiamò. Il numero ricevette oltre 1000 telefonate all'ora per 24 ore al giorno per 6 settimane. Slimer deve in realtà il suo nome alla serie animata successiva perché nel film non viene chiamato in nessun modo. Aykroyd sul set lo chiamava John perché era suggestionato dall'idea che fosse il fantasma di Belushi, ma il nome con cui troupe e cast si riferivano all'esserino verde era Onion Head perché emanava un terribile odore di cipolla dovuto al materiale sintetico con cui era stato realizzato. Ci sono un paio di camei di rilievo. Il primo è del celebre Larry King alla sua prima apparizione in un film, il secondo è dell'attore porno Ron Jeremy. Il gigantesco Stay Puft non è altro che un attore con un costume addosso, un costume costoso visto che per realizzarlo furono necessari $20.000. Ne vennero fatti 3, tutti distrutti durante le riprese. Per realizzare la scena in cui il pupazzone si liquefa vennero utilizzati circa 30 kg di schiuma da barba e l'attore John Atherton ancora oggi ricorda la scena con un certo terrore. Il povero Atherton, peraltro, sostenne in seguito che Ghostbusters gli aveva rovinato la vita. L'attore venne più volte insultato da alcuni fan esaltati che lo identificavano con il rancoroso Walter Peck. Ghostbusters costò poco più di $30 milioni, ne incassò quasi 300 e fino all'uscita di Mamma ho perso l'aereo nel 1990 è stata la commedia che aveva guadagnato di più negli Stati Uniti.